Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi torno ad ascoltare Marcelito Pomoy, cantante filippino che ci ha emozionati e ci ha colpiti con la sua voce assolutamente incredibile. In questo caso ho scelto di reagire a questo video in cui Marcelito canta Whitney Houston, canta diverse canzoni della grande diva Whitney Houston, una delle cantanti più incredibili della storia, d'accordo? Vedo che è una specie di karaoke, non lo so, quindi si percepirà la sua voce proprio in una stanza, diciamo, assolutamente non trattata, quindi non è una versione studio, è proprio una versione live registrata in questo modo, non so se con un cellulare o con una videocamera, ok? Quindi sono veramente molto curioso, non ho mai visto questa esibizione. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Io ogni tanto lo interromperò per dare qualche commento tecnico di analisi vocale, ma andiamo ad ascoltare insieme. Ladies and gentlemen, Marcelito! You got your family, and try to resist being last on your list, but no other man's gonna do. Well, so I'm saving all my love for you. Thank you so much. Ok, scusate un attimo, allora intanto come vedete il contesto è molto amatoriale, nel senso che intanto è all'inizio che viene introdotto così alla buona, diciamo, da questa sua collega familiare, non lo so se sia una festa in famiglia, una festa privata o un locale pubblico in cui semplicemente c'è una serata karaoke e lui si sta esibendo, non ne ho la più pallida idea, magari fatemelo sapere nei commenti, qua c'è scritto dinner party, non lo so, probabilmente una festa privata. E già subito il microfono che fischia, cioè veramente è un contesto anche un po' non ottimale, ok? Delle volte i cantanti professionisti diventano anche un po' diciamo dipendono molto dal contesto acustico. Se non hanno i loro auricolari, non hanno la loro spia perfetta, non hanno il loro microfono, ok, tutte queste cose qui si rifiutano di cantare, talvolta diventano un po' viziati delle volte i cantanti, ok? E delle volte lo divento anch'io, perché poi nel senso più uno va avanti con le esperienze più vuole anche avere sotto controllo le situazioni. Lui qua se ne sta fregando altamente perché come vedete il microfono fischia, vabbè, lo cambia mentre sta cantando, non ha gli auricolari, non ha una cassa, cioè probabilmente sta sentendo la sua voce da delle casse da cui sentono tutti quanti, quindi un contesto appunto amatoriale e sta cantando da paura. Ok, fin dalle prime note lui è sul pezzo, ha questa voce veramente molto simile alla cantante che sta imitando, tra virgolette, però abbiamo visto lui non è solo un imitatore, è un grande performer, d'accordo? È un interprete ed è bravissimo in quello che fa, sia tecnicamente che anche interpretativamente e lo fa sempre con facilità, veramente lo fa con una facilità imbarazzante, è bravissimo, ma andiamo avanti ad ascoltare, poi vi dirò altre mie considerazioni. It's not very easy living all alone. My friends try to tell me find a man of my own, but each time Don't forget to share, guys. I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you, saving all my love. I'm saving all my love for you. Thank you so much. Ma poi scusate, sentite quanto è profonda la sua voce quando non canta. Thank you so much. Cioè, ha fatto questa cosa, ok? Infatti ero andato a vedere anche un'intervista perché volevo sentire com'era la sua voce parlata.
non è una voce scurissima, nel senso che si sente che non ha le corde da basso sicuramente, o è un baritono con una voce molto squillante, o è un tenore con comunque delle buone basse, probabilmente la seconda. Quindi ha sì una voce abbastanza squillante, però come sentite qua, thank you so much, ce l'ha fatta qui, ok? È un suono, ha parlato con un suono molto profondo di petto, con delle note molto gravi, avvolgenti, quindi si trasforma veramente. Questa è tecnica, d'accordo? Tecnica. Per quanto lui sia autodidatta, così mi è stato detto, è bravissimo ad essersi costruito questa tecnica. È un esempio perfetto di voce mista, d'accordo? Non sposta mai le posizioni, rimane in una posizione di consonanza, la famosa consonanza mista che sta qua, ok? E il suono è stabile, che lui stia cantando in M1, ok? Quindi su note più gravi, o che lui stia cantando in M2 su note più acute, lui è sempre in consonanza mista e fa dei passaggi M1 ed M2 perfetti perché non si sentono, ok? Quando non si sente, la voce rimane collegata e perfetta su tutta l'estensione e con un suono comunque sempre pieno, ma comunque leggero, cioè non è mai sforzato, non è mai spinto. È veramente una macchina, è bravissimo a fare questa cosa, incredibile. Ah, ok. Take me for one night, yeah. 'Cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are in everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't want it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. But don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Hi guys. Stay in my arms if you dare, or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Ma poi guardate quanto si diverte, fa proprio, cioè gioca col suo pubblico, un pubblico anche molto contenuto in questo caso probabilmente, non mi sembra che ci sia tanta gente, e poi un pubblico comunque è veramente lì, non è un grande palco, questo vi voglio dire, cioè la gente chiacchiera in sottofondo, è un contesto così molto informale e lui è spensierato, è sereno, tranquillo, e si diverte, ok, a fare queste cose pazzesche perché sta cantando I Have Nothing di Whitney Houston, probabilmente in tonalità originale. Adesso lo verifichiamo subito perché è una canzone che conosco molto bene. Scusate, vediamo un po' il ritornello. Guardate che faccia che fa. Ok. No, mi sembra un tono sotto, però vabbè, è lo stesso, anche perché la sta facendo in questo arrangiamento un po' più soft, un po' più piano e voce, ok, un po' più intimo, quindi ci sta anche, ok, che non si voglia neanche poi spingere troppo in là. Questo ovviamente sta facendo un medley, ok, non l'ho detto prima, quindi sta portando, diciamo, in questa versione live molto karaoke le grandi hit di Whitney Houston, però facendo un pezzettino un po' per volta, ok. Ad ogni modo incredibile, cioè cosa possiamo dirgli davvero? Ha un suono sempre pieno, sentite quanta risonanza che ha su alcune vocali, tipo c'era quella I, vediamo se la ritrovo. I have nothing, nothing, nothing if I don't
No, scusate, non era qua. Già qui c'è moltissima risonanza, il suono è perfettamente bilanciato all'interno del palato e della bocca e ha un suono molto rotondo per quanto imiti e assomigli moltissimo a un timbro femminile. Poi sentite come raccoglie i finali delle frasi per farli più intimi, più sussurrati quasi. Ecco qua la I che dicevo prima, sentite quanto è squillante questa I, è proprio piena, potente, ricca di armonici, è un piazzamento perfetto della vocale, pazzesco. Andiamo avanti, poi ci sono tutti quei fraseggi che fa dopo, vabbè, in cui gioca un po', mi fa morire. Che burlone. E adesso? Did we almost have it all? When love was all we had worth living. To ride with you was for the fun, my friend. Loving you makes life worth living. Did we almost have it all? Hi guys. Tonight we had until the morning. You know you never loved the way again. Did we almost have it all? Che bravo. Remember when we held on the rain? Tonight we lost, almost lost this thing. Once again, we can take the night into tomorrow. We will die. Living on feelings, touching you, a feeling again. Bravissimo. Come vedete è un contesto veramente familiare, sembra veramente che ci siano i suoi parenti, i suoi amici più stretti in una situazione anche abbastanza contenuta, sembra una casa, una casa privata, ok? Ci sono questi palloncini, quindi c'è una festa, non so se fosse perché aveva appena concluso America's Got Talent o lo stava comunque portando avanti in quel periodo e ha deciso di fare una festicciola in famiglia, non lo so, mi viene da dire probabilmente questo. E quindi mi piace moltissimo questa cosa perché noi vediamo i grandi cantanti che fanno veramente milioni se non miliardi di visualizzazioni su dei palchi giganteschi di fronte a migliaia, centinaia di migliaia di persone e poi però è in questi contesti che si sente veramente un artista, un performer, il talento veramente, se c'è, in questo caso c'è parecchio, ok? E si vede proprio dal fatto che in un contesto così riesce a cantare come se fosse di fronte a centinaia di migliaia di persone, ok? O meglio, il contrario anche, quando è su un palco con centinaia di migliaia di persone canta come se fosse a casa sua, tranquillo, rilassato, sereno, con una tecnica perfetta, non fa una piega e spacca di brutto, veramente. Bravissimo. Sentite anche quell'attacco glottale, cioè è un attacco duro, non è un attacco glottale, è un attacco duro ridotto. Ve lo faccio sentire. Praticamente quella O l'ha fatta attaccare con questo attacco duro, però non in gola. Cioè non è all again, non è qui, ma è all again, all again. Ha fatto questo attacco sul palato, quindi il posizionamento perfetto per dare questo mordente anche alla nota, per renderla anche più piena, e per accentuare tutti questi armonici medio acuti, ma senza andarci di gola. Quindi la sua gola è sempre rilassata, non ci sono mai tensioni, è veramente super bravo.
Siyempre, ito, pagkasal. Vabbè. Kailangan pahabaan to, pahabaan to. Knowing you makes life worth living. Vabbè, al di là del giochino con i suoi amici che gli attaccano le banconote sulla spalla come per dire sì, bravo, hai fatto il tuo dovere, mi fa impazzire quando parla, ok? Quando parla cambia personalità, poi improvvisamente torna a cantare e la ricambia di nuovo. Però d'altra parte abbiamo sentito anche quando fa i duetti, non so se Celine Dion, Bocelli, e canta entrambe le parti contemporaneamente praticamente, quindi ci ha già fatto sentire questa cosa. Però quando parla è ancora più impressionante perché si sente la sua voce spontanea, diciamo parlata, e poi che poi viene modificata subito volontariamente per cantare. Bravissimo. Till we almost had it all. Tonight we're here till the morning. Qualche nota sta facendo? No. Ok, un Do diesis 5, è una nota comunque impegnativa, non diamo per scontato queste cose, perché quando poi uno inizia a cantare, adesso io non so quanti che mi seguono sono cantanti effettivamente, chi è cantante lo sa, ogni nota della propria estensione va guadagnata, ok? Perché non è scontato, ci sono delle zone scomode, delle zone più comode, però comunque con delle instabilità, e noi dobbiamo trovare questa stabilità e questa comodità anche su note che non sono per niente comode, ok? E lui è sempre comodo, ok? E chi di voi invece si sta appena approcciando adesso al canto o si vuole approcciare al canto lo scoprirà a sue spese, perché quando iniziate a studiare una canzone troverete tante difficoltà su zone diverse della vostra estensione e su note, su vocali diverse, su consonanti diverse, d'accordo? Ogni suono che produciamo con la nostra voce può dare delle difficoltà e lui invece è sempre piazzato perfettamente, senza fatica, veramente incredibile. You know you never love the way again. Till we almost had it all. Bravissimo. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, sundown I'm young. My finest day is yet unknown. Non so cosa abbia detto, credo che abbia fatto una battuta o in filippino, non lo so, fatemelo sapere nei commenti perché non ho capito, ma hanno tutti riso, quindi probabilmente ha fatto una battuta indicando la banconota. Comunque andiamo avanti. I broke my heart for every king to taste the sweet. I face the pain. Nag-joke lang po ako, kuya. When I'm more than I thought I could be, with all of my dreams of heart being away, and the answer are all unto me. Sentite che risonanza. One moment in time, when I'm racing with Mi fanno impazzire queste I, hanno una risonanza incredibile, veramente. C'è proprio da prendere appunti e poi provare a nostra volta, cantanti, a imitare lui, perché è veramente bravissimo. Ma basta, ma poveretto, ma no.
No, vabbè, ma mi fa morire. Ha un senso dell'umorismo, veramente. Poi fa delle facce. Dovrebbe fare l'attore, veramente. Se facesse l'attore, secondo me sarebbe azzeccatissimo. Mi sembra un po' un Jim Carrey, ok? Dei tempi migliori. Veramente mi piace tantissimo e ti comunica una serenità, una gioia. Una persona anche proprio umile anche nel modo di fare, no? Nonostante l'incredibile successo che ha ottenuto, sta lì con i suoi amici, con i suoi parenti a divertirsi, a cantare come se fosse la prima volta che fa un karaoke con le persone che ama, veramente bellissimo. And the answer are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with Tingnan mo, talaga po, padami ng padami. Ay, salamat sa mga ganyan mga donors. Ang sarap naman Mas- yan. May papayag ka na sa apartment. O, ang DJ ka kanina po, ha? Ma sentite quante voci che fa, anche facendo così il simpatico con i suoi amici, fa veramente dovrebbe fare anche il doppiatore. Ha un futuro non solo come cantante, ma anche come attore, come doppiatore, incredibile, come rumorista forse, non lo so, veramente è incredibile. Poi sì, ripeto, una serenità nel fare le cose, non si è scomposto neanche quando appunto arriva questo personaggio ad attaccargli banconote addosso. Incredibile. Mi dispiace moltissimo che non ci sia stato I Will Always Love You, me l'aspettavo molto. So che aveva fatto la cover anche, purtroppo però non ho trovato il video, almeno non nella versione intera della canzone. Volevo sentirlo proprio su quella lì, però magari farò una reaction anche su quella. Mi faceva però piacere vedere fisicamente lui come si comporta dal vivo in questi contesti un po' più amatoriali quasi, no? E lui è un professionista anche in questi contesti amatoriali, veramente. Vabbè, comunque magari approfondirò anche questa cosa. Non credo che ci sia altro dopo alla fine. Huwag mag-caroling din. No. Pwede po ba? Parang, Dong, mawa ka naman sa akin. Ikaw naman. Dong, kung siya ka muna kasi. No, basta, finito. Perfetto, mi è piaciuto tantissimo. Incredibile. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere una prossima reaction su Marcelito Pomoi. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!